questo momento abbiamo Olga Kciurina che invito sul palco per l'intervento sullo Human Design. Grazie a Olga per essere qui. Grazie. L'intervento sulla filosofia cinese, la spiritualità e lo Human Design. Per la prima volta farà questo intervento in Italia, sarà direttamente in italiano. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie per l'invito e organizzazione di questo fantastico evento ad Igor Vitale ed Erasmus Plus. Grazie per la vostra presenza e l'opportunità di condividere con voi l'articolo che vi presento oggi. Parlare al pubblico con l'uso di Human Design. Mi chiamo Olga Kciurina, sono analista di Human Design System e da 8 anni che faccio consultazioni per i privati in diverse circostanze. Ho finito International Human Design School, è la scuola internazionale dove si formano analisti di questo sistema e organizzazioni nazionali sono presenti in 37 paesi del mondo. Allora, a dire la verità mi sento troppo emozionata per un così pubblico vasto. Grazie mille, perché sarebbe sì la mia prima volta, poi sono straniera, magari voi ne avete notato. Ok, grazie per la vostra presenza. Il contenuto della lezione: oggi vi parlerò di 5 tipi della realizzazione sociale, dove vediamo in dettaglio come interagisce ogni tipo con il suo auditorio e vi faccio vedere qualche esempio per quanto riguarda ogni tipo. E dopo vediamo come affrontare restrizioni in blocchi nel parlare in pubblico. Su Body Graph ognuno di voi potrà vedere i suoi lati da sviluppare, ma tutti sanno, penso di no, che cosa è Human Design? C'è qualcuno che sa di che cosa si tratta, magari? Uno? Forse 2. Ecco, 3, 4, 5. Ok. Fan club. Sì, questo sarebbe fan club. Va bene, quindi cerco di spiegarvi un po' meglio di che cosa si tratta e come praticamente questo discorso è collegato con l'articolo di oggi. E alla fine vi mostro un esercizio pratico per rimuovere blocchi ed ostacoli interni. È un esercizio molto facile e molto efficace che fa sbloccare subito da qualsiasi pensiero, diciamo, che ci impedisce di realizzarsi. Io l'ho fatto prima. Allora, che cosa è Human Design in generale? Quindi, siccome quasi nessuno non sa, è praticamente un sistema che non richiede di credere in esso, ma suggerisce di usare questa conoscenza per esperimento personale nella sua vita per assicurarsi che sia efficace. Poi si basa sull'informazione della nascita. Adesso vi faccio vedere come. Il momento della nascita determina la nostra coscienza, il nostro subconscio, con determinate caratteristiche e qualità che si rivelano poi durante la vita. Human Design mostra i meccanismi della nostra interazione con se stessi e con gli altri e una comprensione del potenziale individuale per realizzarsi. Per rendere questa lezione efficace vi propongo di calcolare il vostro disegno con telefonino su Google, così voi potrete scoprire che tipo siete. Praticamente noi abbiamo 5 tipi della realizzazione sociale, in questo caso. Semplicemente scrivete calcolare body graph su Google, vi esce il primo link, schiacciatelo, vi esce anche questa tabella da compilare. Qui dovete mettere nome, data, mese, ora di nascita, minuti, il vostro paese e vi esce il vostro body graph. Questo disegno si chiama body graph e ci focalizziamo però adesso solo sul tipo. Per esempio questo è il mio body graph e il mio tipo si chiama manifestatore generatore. Voi avete il vostro tipo. Comunque sono solo 5 tipi. La base di Human Design sì.
Human Design si basa sulla connessione tra conoscenze antiche e moderne come Li Jing, un libro di filosofia cinese basato su 64 esagrammi. In generale, la base di Human Design è l'opportunità di trovare se stesso e trovare equilibrio psicofisico, cioè veramente capire e accettare se stesso. Quando siamo più allineati con la nostra natura innata, siamo più tranquilli e soddisfatti e così possiamo esprimerci naturalmente come siamo. Ecco, come Human Design aiuta nel parlare al pubblico. La qualità principale che possiamo apprendere dal nostro body graph è la conoscenza del nostro tipo di realizzazione sociale. Conoscendo il nostro tipo possiamo vedere come interagiamo al meglio con il pubblico, cioè esattamente possiamo conoscere bene i nostri punti di forza, così capiremo su cosa concentrarci, comprendere il nostro ruolo sociale e come ci percepiscono ascoltatori, creare una presentazione efficace e mostrare alle persone ciò che sarà di valore per loro, non per noi. Quindi siamo più preziosi solo quando ci esprimiamo liberamente come siamo. Allora, ecco, sono 5 tipi di realizzazione nella vita sociale. La differenza tra questi 5 tipi sta sul base della differenza di aura, che indica la specifica modalità di funzionamento dell'energia, che per esempio qualche persona percepiamo come una persona aperta e predisposta a comunicare, invece che un'altra può essere chiusa e ci sembra strana perché non sappiamo cosa aspettare da essa. Oppure ci sono delle persone che ci focalizzano così troppo e solo da un suo sguardo vogliamo nasconderci subito perché ci infastidisce. Quindi queste sono le dinamiche subconsce di interazione tra le aure. Ogni tipo ha la sua strategia quindi di implementazione in seguito alla quale la resistenza scompare e diventiamo più autentici e attraiamo le persone. Sì, ogni tipo ha la sua strategia di interazione con il pubblico. Manifestatori sono 8% di popolazione, la sua strategia è influenzare le azioni degli altri tramite la sua aura chiusa e che respinge. Generatori sono 47% di popolazione, quindi il tipo comune, e la sua strategia è ottenere soddisfazione del processo e anche trasmettere questa soddisfazione tramite la sua aura aperta e avvolgente. Manifestatori generatori sono 24% di popolazione, la loro strategia, anche come di generatore, ottenere soddisfazione del processo in cui influenzare anche le azioni degli altri, perché non si accontenta solo del processo, cioè deve proprio portare ad un obiettivo una persona o il suo uditorio. Produttori sono 20% di popolazione, loro guidano gli altri tramite la sua aura focalizzata. Queste sono le persone che focalizzano troppo su una persona alla volta, cioè sono bravi a focalizzarsi su una persona alla volta. Dopo li dico anche in dettaglio. Riflettori è 1% di popolazione, il tipo più raro. Loro riflettono il livello di soddisfazione e autenticità del mondo tramite la sua aura speculare. Ok? Allora, adesso vediamo più in dettaglio ogni tipo. Cominciamo con manifestatore. Chi ha fatto il suo disegno? Chi è manifestatore? Ce ne sono? 1, 2, 3. Perfetto. Sì, infatti non sono tanti, ma comunque. Allora, l'obiettivo di manifestatore è ottenere la pace interiore. La pace arriva solo dopo aver influenzato il pubblico. Loro hanno un'aura chiusa e che respinge, attraverso la quale influenzano le azioni degli altri. Quindi nessuno sa cosa aspettare da loro. Sono molto imprevedibili perché attraverso un'aura chiusa non sappiamo cosa vogliono fare o dire. Pertanto l'importante per loro è solo trasmettere un messaggio influente attraverso il quale si trasmette l'influenza. È efficace interagire con un vasto pubblico, è in grado di agire in modo indipendente, quindi non ha
bisogno di nessuno a fianco suo, diciamo, interagisce meglio con il pubblico da solo. Incoraggia le azioni degli altri, non ha bisogno di gesticolare eccessivamente, per esempio come lo faccio io, basta trasmettere un messaggio influente. Vediamo adesso esempio di manifestatore, questo è Vladimir Putin, il presidente della Russia. Vediamo come parla, come trasmette la sua influenza. Но и для России тоже. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране. Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные. Allora, quindi se lo vediamo meglio, si vede che è forte. Una volta ha trasmesso il suo messaggio non ci sono più le domande, ma non solo perché il presidente, perché proprio è fatto così che la sua aura è chiusa, che respinge, lui proprio spinge le sue parole. Una volta ha influenzato la gente e basta, non ci sono più le domande, come incoraggia le azioni degli altri, crea della legge e altri lo seguono. Quindi lui, diciamo, è assolutamente connesso con la sua forza innata. Allora, se vediamo il suo body graph, anche per farvi vedere cosa significa, vediamo anche in dettaglio come lui influenza il popolo. Lui trasmette la sicurezza in futuro, quindi il popolo russo si sente in sicurezza e anche fa sentire come si combatte con lo stress. L'adrenalina sarebbe il centro dello stress. Sa esprimersi naturalmente perché ha una sicurezza, diciamo, anche un centro di intuizione, sa sempre cosa deve parlare, è molto, diciamo, molto influente. Quindi queste qualità possiamo sentire da lui, la sicurezza e il modo di combattere con lo stress. Questo è un altro esempio di manifestatore, Jiddu Krishnamurti, per far vedere la differenza tra questi tipi, che per esempio questo è un leader spirituale che ha trasmesso il rafforzamento dello spirito alle altre persone. Lo spirito si cresce dalla coscienza emotiva, perché lui ha questo centro emozioni definito, ha trasmesso anche tanti colpi di genio e il modo di trovare se stesso e la sua auto-identificazione. Ecco. Allora, ogni tipo ha la sua domanda chiave. La domanda chiave di manifestatore: come posso influenzare gli altri? Anche questa domanda è collegata con il pubblico, cioè prima di parlare, interagire con il suo pubblico, è importante capire come proprio posso influenzare, perché se troverà il suo modo di influenzare, così si riuscirà di trovare il modo di comunicazione giusta, ecco. E un'altra domanda: come cambiano le loro azioni dopo aver interagito con me? Allora, cosa è l'importante per implementazione? Essere soli spesso per recuperare la capacità di influenzare. La solitudine è importante per ripristinare il suo potere di influenza, perché quando passano tanto tempo con la gente cominciano a perdere delle sue forze. Questo è il tipo per chi solitudine è molto importante. E anche imparare a saper gestire la rabbia, perché il problema principale di ogni manifestatore è che nell'infanzia i suoi genitori o il suo contesto lo mettono sul controllo enorme, quindi poiché questo è il tipo più imprevedibile, attraverso l'aura chiusa gli altri non possono percepire quale sarà il prossimo passo del manifestatore. A causa del controllo, nell'età adulta i manifestatori sono pieni di rabbia che si manifesta come ribellione o viceversa passività, quindi né l'uno né l'altro permettono che si realizzino.
Però a causa della loro aura chiusa che respinge, le persone percepiscono il manifestatore come una persona influente e nessuno dirà una parola contro di lui se si permette di influenzare. Quindi è importante collegarsi con la sua forza innata. Diciamo che questo è un modo, si sente un modo spirituale, però come ho già detto è importante non credere ma notare e vedere nella sua vita come funziona. Allora, le domande di manifestatore, domande generali, niente. Sì, no, siccome conosco Human Design collegato con le chiavi genetiche, Sì. c'è un rapporto tra di loro. Sì, sono collegate, però diciamo che non sarà il discorso di oggi, perché sì, veramente è un sistema molto ampio, molto profondo. C'è sempre qualcosa da scoprire, diciamo di nuovo. Ok. Adesso parliamo di un altro tipo, il tipo comune. L'obiettivo di generatore è ottenere soddisfazione da ciò che fa. La soddisfazione arriva solo quando al generatore piace il processo stesso da ciò che sta facendo. Generatori hanno un'aura aperta e avvolgente attraverso la quale trasmettono soddisfazione del processo. Lo stato del generatore si percepisce automaticamente da altre persone, quindi se il generatore non gode di ciò che fa si sente subito e altre persone non lo percepiscono, perché diciamo se solo parla però non gode di quello che parla si sente tutti subito vanno via, diciamo. E questo è un bellissimo esempio di generatore, Steve Jobs. Su questo video vediamo la sua presentazione famosa, c'è un brano però non vediamo tutta la presentazione, dove precisamente racconta perché ha deciso di non arrendersi e continuare a fare ciò che ama. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I'd let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Allora, ok, quindi diciamo che questo è un esempio che fa vedere che non solo è importante godere di ciò che fa, ma ogni tanto bisogna avere un po' di coraggio di cominciare a fare quello che ti piace veramente. La domanda chiave di generatore chi sono? Sono soddisfatto o sono frustrato da quello che faccio? Perché qui, sì, ma qui non si intende la routine o le attuali azioni necessarie rilevate alla vostra attività, ma qui si tratta del campo di attività generale, diciamo, che l'importante è se ti piace in generale quello che fai o no.
Cosa importante per implementazione? Fare ciò che ami, amare ciò che fai, imparare a rifiutare le offerte che non sono per te e smettere di fare ciò che porta frustrazione. Siccome il generatore è un tipo energetico, sempre cerca di fare qualcosa per, diciamo, buttare via la sua energia, ma è importante trovare proprio quello che ti piace. Allora, sì, il problema poi, il problema, ogni tipo ha dei suoi problemi nell'infanzia, diciamo anche il generatore ha un problema principale che durante l'infanzia i genitori non chiedono cosa vuole fare il bambino generatore, ma lo costringono a fare ciò che ritengono necessario. Quindi il generatore smette di sentire se stesso e cosa vuole fare veramente, e questo è il motivo per cui ci sono così tanti generatori nell'età adulta, purtroppo sono solo schiavi, viviamo in questo campo energetico di frustrazione invece di ottenere soddisfazione di ciò che vogliamo veramente fare. L'obiettivo del manifestatore generatore sarebbe quasi la stessa cosa, la differenza solo che a parte di ottenere soddisfazione da ciò che fa, è importante anche influenzare le azioni degli altri. Soddisfazione anche arriva solo quando manifestatore generatore piace il processo stesso di ciò che sta facendo e si sente tranquillo dopo aver ottenuto il risultato delle sue azioni. Quanti siamo in generatori? E anche manifestatori generatori, perché sarebbe sì il tipo comune. Grazie. Quindi sì, questa sarebbe la base della sua realizzazione. Allora, quindi anche il manifestatore generatore ha un'aura aperta e avvolgente attraverso la quale trasmette soddisfazione del processo, in cui influenza anche le azioni degli altri. Anche lo stato di manifestatore generatore si percepisce automaticamente, quindi se non gode di ciò che fa, si sente subito e gli altri non lo percepiscono. Pertanto l'importante è che facciano esattamente ciò che gli piace veramente per influenzare il risultato degli altri. Non si accontentano solo del processo, ma è importante per loro, diciamo, sì, influenzare. Vediamo esempio di manifestatore generatore, è un power man, un motivatore molto influente che non solo ama quello che fa, ma la sua strategia come manifestatore generatore è portare la gente al risultato. In questo video si esprime in modo molto espressivo e parla esattamente dei obiettivi. But if you ask people, why didn't you achieve something? Somebody working for you, or a partner, or even yourself. You failed to achieve a goal. What's the reason people say they failed to achieve? What do they tell you? Didn't know enough, didn't have the knowledge, didn't have the money, didn't have the time, didn't have the technology, I didn't have the right manager, didn't have the Supreme Court. Quindi i manifestatori generatori sono più espressivi, sono più, diciamo, energetici. Allora, scusi. La domanda chiave di manifestatore generatore: chi sono? Sono soddisfatto o sono frustrato da quello che faccio? E in più sono tranquillo o arrabbiato? Magari non proprio arrabbiato, ma si sente nervoso se non è riuscito di influenzare anche azioni degli altri. Diciamo che sta facendo quello che gli piace, ma alla fine prepara magari qualche esercizio o parla di obiettivi, di qualcosa, cioè per focalizzare delle persone ad una cosa precisa. Quindi, cosa importante per implementazione di manifestatore generatore? La stessa cosa, fare ciò che ami e amare ciò che fai, imparare a rifiutare le offerte che non sono per te, smettere di fare ciò che porta frustrazione, imparare a saper che fare con la rabbia, perché anche il manifestatore generatore si mette in controllo dai suoi genitori e diciamo che nell'età adulta non sa gestire la rabbia. Ok, quindi generatori, manifestatori generatori, ci sono le domande? Niente? Ok, andiamo avanti. L'obiettivo del proiettore, questo è il tipo più raro,
non più, sono 20% di popolazione. Comunque sì, diciamo meno famoso di generatore. Il suo obiettivo è ottenere il successo dopo aver indirizzato ad una persona la direzione giusta. Il successo arriva solo quando il proiettore sa guidare gli altri. È molto efficace quando si focalizza su una persona alla volta. Quanti siamo proiettori? Lei manifestatore è stata? No? No, proiettore. Ah, ok. Ok, tanti comunque. Ecco. Sì. Ok, grazie. Allora, quindi i proiettori si realizzano tramite altre persone perché hanno il dono di assorbire e sapere cosa deve fare un'altra persona per ottenere, cioè per far ottenere soddisfazione a queste persone. Così può ottenere il successo dopo aver indirizzato ad una persona la direzione giusta. Il successo arriva solo quando il proiettore sa guidare gli altri. È molto efficace quando si focalizza su una persona alla volta, perché ha questa aura focalizzata che è molto efficace quando interagisce con una persona alla volta. Diciamo che ha un'aura chiusa, focalizzata, attraverso la quale si concentrano su un'altra persona. E sulle sue capacità sono in grado di dirigere questa energia nella direzione giusta. Per esempio, questo è un esempio semplice di una insegnante di yoga come insegna, cioè mentre sta parlando di esercizi anche mostra proprio ad una persona alla volta ogni esercizio. Ho questo esempio di proiettore, anche questo è stato un leader famoso indiano, Osho, anche quando ha interagito con un gruppo e alla fine, come vedete qui su questa immagine, ha interagito con una persona alla volta, ecco anche perché ha avuto il successo nel suo settore. La domanda chiave, che sei tu, è diversa dalla domanda di generatore perché è diversa l'aura, è focalizzata su un'altra persona. Ho il successo o sento amarezza da ciò che faccio? Sì, il problema di proiettori è che nell'infanzia non sanno i confini perché hanno questo dono di indirizzare altre persone e sempre cercano di fare un consiglio quando nessuno glielo chiede. Quindi così i proiettori adulti fanno consigli su argomenti che non sono rilevanti per gli altri e impongono la loro opinione invece di concentrarsi su ciò di cui le persone hanno veramente bisogno. Non sanno fare le domande giuste alle altre persone. Cosa è importante per l'implementazione? Guidare gli altri, fare delle domande al privato alle persone, magari prima dell'interazione, per capire meglio chi sta in uditorio, sarebbe opportuno di fare qualche domanda per capire come può risolvere proprio il problema di queste persone che c'è in pubblico. Ci vuole un po' di musica per ballare. Allora sì, magari sarà anche opportuno invitare sul palco per interazione uno ad uno, domandare in anticipo gli ascoltatori, focalizzarsi su quello che sarà importante per un'altra persona e non per lui, trovare il modo di interazione con le altre una persona alla volta, così avrà il successo dopo aver indicato la direzione giusta. Ma una magia quando il proiettore comincia a parlare proprio con una persona alla volta, gli altri tutti sono attenti e lo guardano perché veramente questo sì, ma da notare, diciamo da verificare con la sua esperienza. Le domande di proiettori? Niente, ok. L'obiettivo di riflettore. Questo è il tipo più raro, è 1%. Loro sono molto particolari, per loro è importante essere sorpreso da quello che porta la vita, sono fatti per rispecchiare le altre persone,
Loro hanno un'aura che riflette le dinamiche di gruppo, non di una persona alla volta, per esempio come proiettore, il loro posto al centro del gruppo. Poi anche i riflettori sono per gruppi diversi, non solo per le stesse persone. Ogni persona può vedere il suo vero riflesso attraverso l'interazione con il riflettore e ottenere il potenziale di cambiamento. Questa sarebbe la formula top ideale per creare il rapporto con il suo gruppo. Quindi i riflettori adulti cercano una comunità che sarà adatta per il cambiamento interiore, per diventare più autentici e tornare alla sua vera natura di essere se stesso. Non conosco tanti riflettori perché è veramente un tipo raro. Per esempio questa è una coach russa che si chiama Eugenia Pavlovskaya. Lei è molto famosa perché ha creato proprio il suo modo, la sua tecnica che si chiama come trovare il suo posto nella vita e ha il successo nel suo settore perché l'articolo si corrisponde al modo di riflettore. Poi c'è anche un altro esempio, è stato a proposito del mio cliente Andrei Chamrot, lui ha fatto 20 anni il prete, proprio diciamo un buon esempio per quanto riguarda l'interazione di riflettore, perché sempre è stato in mezzo dei gruppi diversi, è stato come un specchio vero per quanto riguarda l'interazione di ogni persona. Anche lui ha fatto dopo coach e adesso lavora con le persone come coach, sta anche in mezzo dei gruppi diversi. La domanda chiave di riflettore: chi sono ora? Posso essere me stesso? Mi posso esprimere liberamente con l'ambiente dove sto adesso? Abbiamo riflettori? Almeno uno. Che bello! Per me è sempre una magia incontrare una persona così perché ti senti subito proprio... No, vabbè, non si spiega. Comunque qui abbiamo una persona di riflettore. Io pure sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa come la signora che ha alzato la mano su questa domanda. Sì. Sì. Ti senti così? Sì, ma questo poi dipende dal caso individuale, perché noi abbiamo questi 9 centri che abbiamo visto. Me stesso, mi posso esprimere liberamente con l'ambiente dove sto adesso, sì. Sì, perché magari è anche un po' simile il modo di interazione con il pubblico tra il riflettore e diciamo il proiettore, perché vabbè, ma questa è già particolarità, sì. Sono guide spirituali, numero 1? Guide spirituali? No, non è necessario, no, assolutamente no. È importante far riflettere ad altre persone, cioè spicchiare ad altre persone il livello della sua autenticità. Può essere proprio un giudice, può essere qualsiasi persona, però l'importante è interagire con un vasto pubblico e fare questo effetto. Questo da valutare. Ok, andiamo avanti. Cosa importante per l'implementazione? Trovare il suo posto e l'ambiente giusto, essere flessibile e dinamico, essere capace di cambiare ambiente e contesto. Solo interazione con le persone diverse nel gruppo si permette che si realizzino. Trovare un suo modo attraverso il quale riflettere le dinamiche generali del gruppo. Allora, siamo arrivati alle domande molto importanti. Cosa impedisce di realizzarsi? Perché la maggior parte non si realizza secondo il proprio tipo? Perché molte persone fanno un lavoro che non amano? Perché c'è così tanta rabbia per gli altri? Perché le persone hanno tanta amarezza per la mancanza di riconoscimento e l'invito dal mondo? Questo per proiettori. Cosa impedisce in generale di esprimersi liberamente nel mondo? La risposta banale: le paure, blocchi e ostacoli interni. Però qui vediamo proprio meccanismi e la gerarchia delle nostre paure. Generico? Cioè, generalizzabile?
Non ho capito? È generalizzabile per tutti i profili che ci ha presentato? Sì, ognuno di voi adesso può aprire il suo body graph e verificare questi centri, adesso le paure potenziali, quelli che sono veramente da affrontare, sono in centri bianchi. E noi abbiamo questi 5 centri che ci impediscono di parlare al pubblico, realizzarsi, interagire, eccetera. Siccome diciamo l'articolo è collegato con l'articolo di oggi, avete fatto il vostro disegno? Ok. Allora, quindi se nel vostro body graph avete questi centri bianchi non definiti, sono le paure potenziali, però anche sono le vostre qualità da imparare, i posti della vostra debolezza e frattempo e della saggezza se vi passate queste paure. Al primo posto, cosa ne pensate? La paura di mostrare autostima bassa. Ok. Diciamo che le persone che hanno questo centro bianco sono quasi il 70% di popolazione. Io non ho fatto questa statistica, però il sistema dice questo. Perciò abbiamo tanti psicologi nella nostra vita che si curano di questo problema. Delle persone che hanno questo centro bianco, di solito che pensieri arrivano quando una persona comincia a interagire con il pubblico? Cosa pensano di me? Devo far vedere che sono migliore in assoluto per essere percepito ed accettato. Se tutti vedranno che sono peggio dagli altri, cosa farò? Devo controllare tutto che mi accade, devo far vedere il coraggio, devo far vedere che sono migliore in assoluto, eccetera. E questi pensieri ci impediscono di interagire con il nostro pubblico. Nel secondo posto sono le paure emozionali, qui delle persone proprio hanno paura di non poter riuscire a avere a che fare con le sue emozioni. E al terzo posto la mancanza di amore di se stesso. Queste persone spesso pensano chi sono per mostrarmi, non trovo la mia identità, non so chi sono, cosa devo fare, cosa non devo fare, cioè sono un po' persi. Il quarto posto, paure corporee, qui delle persone hanno paura di mostrare che sono tesi, cioè per quanto riguarda il livello fisico. E il quinto posto, paure mentali, strano però il quinto posto. Qui sono le paure, se non so bene il materiale, se dovrei ancora studiare per essere sicuro, cioè questi proprio pensieri che ci impediscono di realizzarsi. Allora, questo è un esercizio, ho preparato un esercizio molto, diciamo, famoso, che magari tante persone lo conoscono, è un metodo semplice però è molto efficace per risolvere i problemi psicofisici ed emozionali, rimuovere emozioni e credenze negative, esperienze passate, aspettative distrutte nel futuro. Il base di questo esercizio, Emotional Freedom Techniques, sono i punti di agopuntura dove ogni punto corrisponde a meridiano energetico. C'è così tanto. Allora, per rimuovere questi ostacoli interni dobbiamo, prima cosa che dobbiamo fare, riconoscere il problema, cioè magari vedendo anche sul body graph si potrà vedere sì, io ho questo problema, ok, come posso affrontarla? Cioè è importante vederla, accettarla e al suo posto mettere un'affermazione positiva, perché solo dire io sono bravo, io sono ok, io ce la farò, non è giusto perché spesso non funziona. E prima è importante vedere il problema, accettarla e dopo cambiare questa situazione. Allora, io ho preparato un video per voi con il testo di tutte queste paure, quindi vi propongo di divertirsi un attimo, che magari siete un po' stanchi di ascoltare. Allora,
L'ho registrato anche perché magari dagli ultimi righi file non si vedono questi esercizi. L'esercizio è facile, l'importante è solo seguire i movimenti che vi farò vedere e ripetere queste parole che saranno nel video. Anche se voi non avete le paure, se siete bravissimi in tutti, cioè, io vi consiglio di seguire questo esercizio con me lo stesso, perché comunque alla fine vi fa sentire più rilassato, più tranquillo. Facciamolo? Io vi propongo di alzarvi per non toccare i vostri vicini, e così ci divertiamo un po', ok? E vediamo cosa succede, Allora, siete pronti? Allora, voi potete pronunciare ad alta voce oppure magari no, perché siamo in tanti. L'importante è solo toccare questi punti che saranno, sì, adesso comunque vi mostro anche qui. Ok, io lo farò assieme con voi. Tutto ciò di cui avete bisogno di fare è questo movimento sui punti che vi indicherò, iniziando dalla testa, con entrambe le mani, usando la punta delle dita, poi sulla fronte, sulle tempie, sui zigomi, sotto il naso, sul mento, a livello della clavicola, al centro del petto, e poi ripeti questa sequenza con me e puoi continuare così pronunciando lo stesso e facendo gli stessi movimenti sui punti indicati. Alla fine dell'esercizio sentirai un profondo rilassamento e anche se non hai blocchi e paure, ti consiglio di seguire questo esercizio con me. Ogni volta che immagino di parlare in pubblico, ho paura e immagino cosa gli altri penseranno di me. Appena penso di essere sul palco, mi vengono in mente le seguenti domande. Se non sarò abbastanza bravo e degno di presentarmi in pubblico e non potrò controllare e prevedere tutto ciò che mi accadrà, e se sembro debole e pauroso e scappo via dal palco non appena inizio a parlare, se non conosco abbastanza bene la presentazione e ho bisogno di impararla, sto imparando costantemente, sviluppandomi sempre di più. Penso sempre che sto per diventare finalmente competente, professionale ed informato. E forse così potrò davvero apprezzare me stesso. Se gli altri mi vedranno fisicamente bloccato e che non riuscirò a rilassarmi ed esprimermi liberamente, questi pensieri mi fanno sentire inadeguato, spaventato e debole. E forse non riuscirò a gestire le mie emozioni correttamente e mi metteranno in difficoltà quando meno me lo aspetterò. Spesso penso che sia meglio per me trascorrere del tempo al sicuro, non parlare in pubblico e nascondermi da tutto ciò che mi accade. Agire solo con la certezza per non fare errori ed essere perfetto. Perché se qualcosa va storto, non sarò perfetto e non potrò perdonarmi. Ma ogni volta, quando mi tolgo dalla possibilità di presentarmi in pubblico e condividere informazioni preziose e utili, sento rabbia, amarezza e frustrazione. Non posso farci nulla e sento tanta tristezza e debolezza interiore. Tutto ciò che faccio è notare i miei difetti,
Mi rimproverò tutto il tempo, mi costringo a rifare tutto da capo e sono sempre infelice con me stesso. E qualunque cosa io faccia, mi sembra di non farla abbastanza bene. È come se avessi degli standard così alti che sono semplicemente impossibili da raggiungere. Ora vedo chiaramente che in tutti questi anni mi sto solo torturando. Ora vedo e riconosco questi programmi che ho ricevuto forse durante l'infanzia dai miei genitori o dal mio contesto. E sono pronto a cambiare questi programmi. In questo momento sono aperto a lasciare andare questi programmi e credenze e riscrivere le reazioni del mio sistema nervoso. E sono pronto a cambiare queste convinzioni. È qualcosa che io scelgo da solo. Sono già maturo e posso scegliere da solo come voglio trattarmi. Un senso di valore e di amore per me stesso è la mia scelta. In questo momento scelgo di amare me stesso nonostante tutto. Ora sento che tutto è sotto controllo. Ora mi sento come se fossi al sicuro. Ora mi sento come se avessi tutto l'amore e l'approvazione di cui ho bisogno in questo momento. Come se fossi unico e la mia conoscenza è sufficiente per parlare in pubblico. Mi sento in questo momento unito al mondo, all'universo e alle altre persone e a me stesso. Per il mio bene e per il bene dei miei ascoltatori. Adesso potete fare un respiro profondo e lasciare andare tutte le vostre paure. Come vi sentite? Bravissima, Grazie. Allora, grazie per la vostra attenzione. È stato un grande piacere condividere questa lezione con voi. Dopo la lezione vi mandiamo su email la presentazione. Se vi farete ogni giorno questo esercizio semplice, così diventerete più tranquilli, più determinati, più sicuri nel parlare in pubblico. Grazie mille.